Benvenuti a questo nuovo viaggio dedicato alla complessa figura di Licio Gelli, un personaggio che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia italiana. E non solo. Se per caso vi siete persi i 2 video sulle società segrete e sulla massoneria, non preoccupatevi, è possibile recuperarli qui. Prima di iniziare, vi invitiamo però ad iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella. Questo gesto ci spinge a fare sempre meglio i nostri contenuti e ci permetterebbe di offrire una visione più completa e approfondita. Licio Gelli nacque il 21 aprile 1919 a Pistoia, in Toscana, in una famiglia di origini modeste. Suo padre lavorava come impiegato presso le ferrovie dello Stato e sua madre era una casalinga. La sua adesione al fascismo iniziò in giovane età e lo portò a partecipare come volontario alla guerra civile spagnola nel 1936, schierandosi con i falangisti di Francisco Franco. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Gelli collaborò con la Repubblica Sociale Italiana, ricoprendo ruoli di collegamento con le SS tedesche. Verso la fine del conflitto, Gelli mostrò una notevole capacità di adattamento, collaborando con diverse parti in gioco, inclusi i partigiani e gli alleati americani, e gettando le basi per la sua futura abilità nel creare relazioni trasversali. Nel periodo postbellico, Gelli intraprese attività imprenditoriali che lo portarono a collaborare con aziende come la Permaflex, produttrice di materassi. L'azienda rappresentava un simbolo del boom economico italiano e permise a Gelli di stabilire una rete di rapporti con importanti figure del settore industriale e bancario, consolidando la sua influenza. Tuttavia, non si limitò esclusivamente al settore manifatturiero, ma seppe utilizzare queste connessioni per espandere la sua presenza nei circuiti finanziari, sviluppando strategie di investimento che gli garantirono una crescita economica personale significativa. Questa fase della sua vita fu fondamentale per consolidare le sue ambizioni politiche e sociali. Parallelamente, iniziò a utilizzare le proprie relazioni per facilitare operazioni internazionali, come il supporto alla fuga di gerarchi nazisti attraverso le linee di fuga, consolidando un network che si estese fino al Sud America. Tra i gerarchi che ricevettero il suo aiuto, spiccano figure note al pubblico come Josef Mengele, il dottore della morte di Auschwitz, e Adolf Eichmann, uno dei principali artefici della soluzione finale. Gelli si avvalse di contatti con membri di organizzazioni cattoliche che fornivano passaporti e vie di fuga sicure. In Argentina stabilì un legame con il regime militare di Jorge Videla, offrendo consulenza e supporto logistico in cambio di accesso a risorse economiche. In Uruguay stabilì connessioni con esponenti del governo che gli permisero di utilizzare il paese come snodo per transazioni finanziarie internazionali. Questo complesso network non solo garantì protezione a figure di spicco del nazismo, ma rafforzò anche il ruolo di Gelli come intermediario in operazioni che intrecciavano politica e finanza globale. Nel 1963 Gelli entrò nel Grande Oriente d'Italia e nel 1970 gli fu formalmente affidata la guida della loggia massonica Propaganda 2. Sotto la sua direzione, la P2 divenne una rete di influenza senza precedenti, che coinvolse personalità di spicco come il magnate dei media Silvio Berlusconi, il banchiere Roberto Calvi, l'industriale Michele Sindona e Giulio Grassigni, ex capo del SISDE. L'elenco degli iscritti, scoperto nel 1981, comprendeva inoltre figure politiche di primo piano, come Fabrizio Cicchitto e Maurizio Costanzo, alti ufficiali delle forze armate, tra cui il generale Giuseppe Santovito, e i dirigenti delle istituzioni pubbliche. La loggia, attraverso infiltrazioni strategiche nei media, nei partiti e nei gangli vitali dello Stato, si impose come una struttura parallela in grado di influenzare le decisioni politiche ed economiche del paese. Uno dei documenti più significativi attribuiti alla P2 è il Piano di Rinascita Democratica, un progetto strategico redatto sotto la supervisione di Licio Gelli che prevedeva una trasformazione radicale del sistema politico italiano verso una struttura presidenziale e autoritaria. Il piano era articolato in diverse fasi: il controllo dei principali media per indirizzare l'opinione pubblica,
la penetrazione nei partiti politici per influenzarne le decisioni e una riforma istituzionale che riducesse l'autonomia del Parlamento. Inoltre, il piano mirava ad una profonda revisione del sistema giudiziario per limitarne l'indipendenza, introducendo controlli dall'alto e favorendo la concentrazione del potere in un'elite ristretta. Tra gli strumenti indicati spiccava l'infiltrazione di figure chiave in istituzioni fondamentali, come la magistratura e le forze armate, e l'indebolimento dei sindacati per ridurre il dissenso sociale. Gli obiettivi, pur mascherati da intenti riformisti, miravano in realtà a una gestione autoritaria del potere, cosa che suscitò timori e accuse di sovversione delle regole democratiche. E voi cosa pensate di Licio Gelli? Secondo voi le sue azioni hanno cambiato il corso della storia italiana e internazionale? Ditemelo nei commenti. E iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su altri interessanti video in programma. Gelli intrecciò anche stretti rapporti con il Vaticano, in particolare con lo IOR diretto da Monsignor Paul Marcinkus. Marcinkus, noto come il banchiere di Dio, fu un alleato chiave per Gelli, permettendogli di gestire le complesse operazioni finanziarie. Marcinkus utilizzò la sua posizione per garantire la circolazione di enormi somme di denaro attraverso canali segreti, permettendo alla P2 di consolidare la sua influenza. Gelli strinse amicizia anche con figure come Monsignor Giovanni Benelli, considerato all'epoca uno dei principali collaboratori di Papa Paolo VI, che si dice fosse almeno parzialmente consapevole delle manovre finanziarie in corso. Alcuni rapporti collegano Gelli anche al cardinale Jean-Marie Villot, segretario di Stato Vaticano, anche se non ci sono prove definitive. Grazie a questi legami con il clero, Gelli poté accedere a risorse finanziarie e a informazioni cruciali, rafforzando il suo ruolo di figura centrale in un intreccio complesso di relazioni tra politica, finanza e religione. Durante il pontificato di Papa Giovanni Paolo II, il rapporto tra il Vaticano e le operazioni legate allo IOR divenne sempre più controverso, specialmente dopo la scoperta delle connessioni tra il Banco Ambrosiano e la P2, che mise ulteriormente in luce il ruolo di Gelli nei retroscena finanziari. Un altro aspetto cruciale del suo potere occulto fu legato alle stragi che segnarono l'Italia durante gli anni della strategia della tensione. Inoltre, vi sono state diverse inchieste e speculazioni sui suoi presunti legami con le principali organizzazioni criminali italiane come la mafia e Cosa Nostra. Grazie alla sua posizione nella P2, Gelli era in grado di fornire supporto logistico e strategico per facilitare operazioni finanziarie illegali e transazioni che coinvolgevano circuiti di riciclaggio di denaro sporco. Secondo alcuni rapporti, Michele Sindonna, legato a Cosa Nostra, e Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, intrattenevano rapporti con Gelli per finanziare operazioni congiunte, coinvolgendo indirettamente anche figure chiave del crimine organizzato. Le mafie avrebbero tratto vantaggio dalle reti finanziarie create dalla P2, utilizzando le connessioni della loggia per rafforzare i propri legami con il mondo imprenditoriale e politico. Sebbene molte delle accuse non siano mai state completamente confermate, le connessioni tra la loggia P2 e le organizzazioni criminali italiane restano un capitolo oscuro della storia del nostro paese, che contribuisce a rafforzare l'immagine di Gelli come un regista occulto in grado di influenzare dinamiche ben oltre i confini della legalità. Inoltre, le sue connessioni con figure politiche di spicco come Giulio Andreotti hanno sollevato numerosi interrogativi, soprattutto riguardo al ruolo della P2 nel rapimento di Aldo Moro. Durante il sequestro di Moro nel 1978 emersero ipotesi secondo cui Gelli e la sua loggia massonica avrebbero potuto interferire, indirizzando o ostacolando eventuali trattative. In particolare, si è discusso del presunto coinvolgimento della P2 nel depistaggio delle indagini e nella gestione politica del caso, in quanto l'eliminazione di Moro poteva favorire gli interessi delle reti di potere vicine alla loggia, sebbene non siano mai state fornite prove definitive. La figura di Andreotti, all'epoca presidente del Consiglio, è spesso stata accostata a queste dinamiche, alimentando il dibattito sul livello di influenza esercitato da
Gelli sulle vicende politiche e giudiziarie dell'epoca. Eventi tragici, come la strage di Piazza Fontana, avvenuta il 12 dicembre 1969 a Milano, nella quale una bomba esplose all'interno della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura, causando 17 morti e 88 feriti. Le indagini furono segnate da depistaggi e false accuse nei confronti di anarchici come Pietro Valpreda, mentre in seguito emerse il coinvolgimento di ambienti neofascisti. Altrettanto drammatica fu la strage dell'Italicus, avvenuta il 4 agosto 1974, con una bomba che esplose a bordo del treno espresso Roma-Brennero nei pressi di San Benedetto Val di Sambro, provocando 12 morti e 48 feriti. Anche in questo caso, i depistaggi ostacolarono l'individuazione dei responsabili. Infine, la strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, fu uno degli attentati più devastanti della storia italiana. Una bomba collocata nella sala d'attesa della stazione centrale causò 85 morti e oltre 200 feriti. Le indagini giudiziarie individuarono i NAR, un'organizzazione neofascista, come principali responsabili e Valerio Fioravanti e Francesca Mambro furono condannati. Tuttavia emersero prove schiaccianti di depistaggi orchestrati da membri dei servizi segreti deviati, tra cui il generale Pietro Musumeci, condannato per intralcio alla giustizia. Licio Gelli non limitò la sua influenza all'Italia, ma vi sono indicazioni che fosse coinvolto in operazioni che ebbero ripercussioni anche in altri paesi europei. In Grecia, durante il regime dei colonnelli tra il 1967 ed il 1974, si sospetta che abbia avuto un ruolo nell'organizzazione di reti di potere parallele per consolidare il controllo del regime militare. Similmente in Spagna Gelli avrebbe coltivato relazioni con figure vicine al regime di Francisco Franco, sfruttando queste connessioni per influenzare la transizione politica post-franchista e garantire continuità agli ambienti autoritari. Sebbene non esistano prove definitive, il suo nome emerge spesso in discussioni su reti internazionali di potere che sostennero governi di destra nell'Europa del secondo dopoguerra. In Sud America, oltre ai suoi legami con il regime militare argentino, Gelli sviluppò interessi imprenditoriali poco noti, tra cui partecipazioni in aziende locali utilizzate come veicolo per il riciclaggio di fondi. In Uruguay si ritiene che abbia svolto un ruolo chiave in alcune società fittizie che operavano come copertura per transazioni finanziarie transnazionali, spesso collegate a banche offshore. Queste attività, che includevano reti di prestano e società di comodo, rafforzarono il suo controllo sulle risorse economiche e sulle operazioni segrete nella regione. Gelli mostrò anche un interesse verso il controllo e la diffusione di determinate ideologie attraverso istituzioni culturali ed educative. Si ritiene che abbia finanziato scuole e accademie con l'obiettivo di promuovere una visione autoritaria della società in linea con i suoi obiettivi politici. Questi progetti gli permisero di costruire consenso e di influenzare le nuove generazioni, consolidando così il suo ruolo di figura di riferimento per una rete di pensiero conservatore e antiprogressista. Pubblicò un libro intitolato Come arrivare al successo, in cui offriva una raccolta di consigli pratici e riflessioni personali basate sulle sue esperienze nella costruzione di reti di potere e influenza. Il libro suscitò grande curiosità per le sue indicazioni dirette su come muoversi nei contesti politici e finanziari, rivelando metodi e strategie utilizzati per consolidare il proprio dominio in ambiti complessi. Nonostante fosse avvolto da un alone di polemica, l'opera divenne un simbolo del suo approccio spregiudicato al potere e della sua capacità di muoversi nei contesti più complessi della politica e della finanza. Le copie cartacee dell'opera sono diventate rare e ricercate dai collezionisti, con valutazioni che possono superare i 100 euro. Durante gli ultimi anni della sua vita, Licio Gelli mantenne un profilo pubblico controverso, che continuò a suscitare interrogativi e dibattiti ben oltre i confini italiani. La sua carriera e le sue azioni rappresentano un esempio di come le reti occulte possano intrecciarsi con la politica, la finanza e la società,
influenzando in modo significativo la storia contemporanea. I suoi legami con figure politiche di spicco, istituzioni religiose e organizzazioni criminali delineano un quadro complesso e inquietante che invita a una riflessione critica sulla vulnerabilità delle istituzioni democratiche. Nonostante la sua morte, avvenuta il 15 dicembre 2015, la figura di Licio Gelli continua a essere oggetto di studio e dibattito. La sua storia è un monito per le democrazie moderne, mettendo in luce i pericoli legati a intrighi oscuri e dinamiche di potere non trasparenti. Ci invita a riflettere sull'importanza di mantenere una vigilanza costante per preservare i principi democratici. Grazie per aver seguito questo approfondimento. Se questi argomenti vi piacciono, vi invitiamo a lasciare un like, iscrivervi al nostro canale ed attivare la campanella. Condividete il video con chiunque possa essere interessato a scoprire i lati nascosti della storia. A presto, viaggiatore dell'anima.